Sono Sabrina Papa e sono nata nel Salento, nella provincia di Lecce e vivo a Roma da tantissimi anni dove lavoro. Sono non vedente dalla nascita e da piccola i miei genitori hanno voluto che studiassi e quindi sono stata a Roma a frequentare delle scuole speciali dove ci davano tutti gli strumenti adatti per poter studiare come tutti gli altri bambini. Quindi ho fatto la scuola dell'obbligo come tutti gli altri, ho fatto le scuole superiori a Lecce e poi ho fatto un corso per programmatore elettronico per non vedenti e ho cominciato a lavorare presso una multinazionale nel campo dell'informatica, dove lavoro tuttora nello stesso campo. E da quando ero piccolina io avevo diciamo un pallino, un sogno, un desiderio. Quando andavo dai miei genitori che vivono in un paese non molto lontano da Galatina, e a Galatina c'è una grossa base dell'aeronautica militare con una grossa importantissima scuola di volo internazionale. Io ero piccola, sentivo tutti questi aerei che mi passavano sulla testa e provavo delle emozioni particolari perché pur non vedendoli sentivo questo rumore, quindi comunque alzavo la testa, non potevo vederli, ma sentivo un qualcosa che partiva proprio da qui e mi strappava via, cioè io volevo essere l'aereo da piccola, non il pilota, proprio l'aereo. E ovviamente era una passione che io dicevo e non dicevo perché mi sentivo in qualche modo presa in giro anche da me stessa, cioè non ci vedi, ti piacciono le cose di quelli che vedono, quindi già lì la cosa era piuttosto strana, anche se poi io, come tutti i ciechi d'Italia e del mondo, siamo stati appunto educati, abbiamo studiato, facciamo di tutto, chi si laurea, chi lavora nel campo dell'informatica, addirittura chi nel campo scientifico. Facciamo di tutto di più, quindi non c'è questo discorso, no? Per chi vede, per chi non vede, però io ero bambina e dicevo "Ah, che belli gli aeroplani", non pensavo mai di poterli pilotare, quello no, però mi piaceva questa cosa dello spazio libero, del cielo immenso, volevo qualcosa dove poter correre, rotolarmi, morbido. La terra era troppo piena di ostacoli. Ovviamente per un bambino che non vede e che vuole comunque correre, vuole la sua libertà, attento ti fai male, cadi, è sempre no, una paura continua. Poi arriva il discorso del non lo puoi fare, questo non è per te, questo tu non lo puoi fare. Io fortunatamente mi sono ritrovata con un caratterino ribelle che ho detto aspettate un attimo, che vuol dire non lo puoi fare? Questo riferito a qualsiasi cosa. Io voglio vedere se non lo posso fare. Prima devo provare, poi magari avete ragione voi oppure ho ragione io e quindi alla fine posso fare questo e posso anche provare a fare altro. E qui andiamo nel discorso dei limiti, no? I limiti che in parte ci sono, però sono soggettivi perché sono legati alle nostre attitudini, alle nostre passioni, alle nostre capacità. Cioè, io in matematica sono orribile, quindi per me la matematica è un limite. In arrampicata, quando facevo arrampicata, ero piuttosto brava. Quindi diciamo che ho sempre voluto provare. Il paese a un certo punto mi stava stretto e quindi mi sono trasferita a Roma per poter lavorare perché comunque la città poteva darmi molte più possibilità. E poi avevo sempre questo pallino del volo, anche se non sapevo io né come né in che modo, però certo nel paesino non avrei potuto fare assolutamente niente di niente, né di volo né di niente. Quando io sono arrivata a Roma ho cominciato praticamente a vivere, ho cominciato a viaggiare, ho cominciato a fare sport e ho cominciato la mia vita. Finché un giorno così casualmente, non ci pensavo neanche, attraverso un post su un social che parlava di piloti disabili, mi sono detta come piloti disabili, com'è possibile? Poi ho capito che si parlava dell'Associazione dei Baroni Rotti, che sono i piloti in carrozzina che possono pilotare aerei modificati, quindi effettivamente loro possono come possono anche guidare una macchina. Però a un certo punto io mi sono fatta coraggio e ho detto ma io vorrei volare come passeggero e non pensavo assolutamente né al pilotaggio né a niente, io per me volevo solo volare, volevo avere il contatto con l'aereo e volevo stare per aria.
e uno di loro mi ha indirizzato presso un'aviosuperficie vicino Roma, dove si volava con gli ultraleggeri, e lì ho cominciato, ho fatto il primo volo da passeggera, emozionatissima tra l'altro, e l'istruttore mi fa sedere, era un aereo in tandem, uno Sky Arrow, l'istruttore mi fa sedere dietro e in volo, come con tutti, mi spiega un po' come funzionano i comandi, quindi muovendo la cloche, avanti, indietro, a destra, a sinistra, praticamente quello che fa l'aereo. Io ci provavo e vedevo che effettivamente l'aereo faceva quello che dicevo io e soprattutto quando sono scesa mi sono resa conto che non ho combinato nessun disastro. E l'esperienza è stata comunque molto, molto bella, anche se appunto era un po' condizionata anche dall'emozione, quindi tante sensazioni erano un po', potevano essere un po' travisate, però è stata comunque una bella, erano comunque delle belle sensazioni. Ho chiesto se sarei potuta tornare e mi è stato detto di sì, quindi ho cominciato a frequentare questo posto sempre come passeggero e ogni volta l'istruttore mi lasciava sempre di più i comandi e in questo posto avevano anche un ultraleggero con i posti affiancati, quindi a me cominciava a piacere di volare su quello perché potevo stare davanti, mentre quello in tandem stavo dietro, mi piaceva più l'idea di poter stare davanti. E un giorno l'istruttore con cui volavo spesso non c'era, ce n'era un altro e quando ha visto che comunque io volevo tenere sempre i comandi, cominciavo a sentire l'aereo, cominciavo in qualche modo ad avere, avevo anzi una mia padronanza, perché ormai quando si trattava di mettere flap e cose del genere, io sapevo già dove erano. E lui mi ha detto, dice, ma perché non voliamo con quello in tandem? E io gli ho detto, ma quello in tandem non piace perché devo stare dietro. Qui mi dà più la sensazione di stare, no, davanti come il pilota. E lui mi ha detto, beh, proviamo a farti stare davanti. Mi ha, praticamente mi ha spiegato come era fatto il cruscotto, dove era posizionata qualsiasi leva, qualsiasi comando, qualsiasi pulsante, a cosa serviva. E quindi mi ha detto, dice, tu devi imparare a memoria questo, perché se io ti dico metti i flap, tu non devi andarli a cercare, devi esattamente sapere dove stanno perché li devi mettere quando io te lo dico. Lo Sky Arrow è un aereo in tandem che consente all'istruttore di stare ovviamente dietro, il posto posteriore è un po' più sollevato rispetto a quello anteriore, quindi l'istruttore ha una visuale completa e inoltre, essendo i posti abbastanza vicini, l'istruttore allungando le mani può metterle sulle spalle dell'allievo. Quindi noi ci siamo accordati su un metodo che era quello di lui sedeva dietro, mi posava le mani sulle spalle e con le mani mi dava le informazioni. All'inizio abbiamo pensato questa soluzione: se io ti piego le spalle a destra vuol dire che tu devi mettere l'aereo a destra, se io ti spingo le spalle in avanti vuol dire che devi abbassare il muso e via dicendo. Ovviamente in atterraggio l'aereo lo prendeva lui. Però piano piano ci siamo sincronizzati abbastanza che lui i comandi non li toccava quasi mai. Questa esperienza alla fine mi ha portato a scoprire che in Francia esiste un'associazione di allievi piloti ciechi, io dico sempre allievi piloti perché noi non avremo mai il brevetto, voleremo sempre con istruttore accanto, quindi saremo considerati sempre allievi. Questa associazione di allievi piloti ciechi esiste da 22-23 anni e sono tutti ciechi o ipovedenti. L'ipovedente è quello che ancora un po' vede, riesce anche a distinguere i colori, il cieco assoluto è quello che vede buio o appena un pelino di luce. E ho contattato questa associazione perché ero curiosa e loro mi hanno spiegato il loro metodo. Quando io gli ho detto, io volo con lo Sky Arrow, l'istruttore mi posa le mani sulle spalle e mi guida, loro mi hanno detto, no, aspetta, così è l'istruttore che pilota l'aereo attraverso di te. E invece non è così che funziona, tu devi saper pilotare l'aereo, il pilota sei tu. Quindi l'istruttore ti deve dare le indicazioni sulla situazione, cioè lui ti deve dire come è messo l'aereo, sei tu che poi devi sapere quello che devi fare per correggere eventualmente la situazione. Quindi sono tornata al mio istruttore e ho detto basta, cambiamo tutto da capo. Allora, con le mani sulle spalle tu mi dai l'assetto dell'aereo. Quindi se tu mi pieghi la spalla destra vuol dire che l'aereo ha l'ala destra più bassa
e io lo devo raddrizzare. Se tu mi spingi le spalle in avanti o le tiri indietro, vuol dire che l'aereo è picchiato o cabrato e io devo regolarmi di conseguenza. E mi leggi gli indicatori in modo che io possa sapere in che direzione sto andando, qual è la mia quota, qual è la mia velocità, se sto perdendo o prendendo piedi in discesa o in salita. Tu mi dai tutte le informazioni e io devo sapere quello che devo fare. E così abbiamo cominciato piano piano e ci siamo allenati tantissimo. Mi ricordo c'era un grosso prato nei dintorni dell'aviosuperficie e noi ci allenavamo a fare dei passaggi molto bassi, arrivare giù quasi come per atterrare e poi riattaccavamo. Questo perché lui voleva anche rendersi conto delle sue reazioni e delle mie e fino a che punto lui poteva lasciarmi l'aereo e quando invece intervenire. E così, dai, un bel giorno siamo addirittura riusciti ad atterrare, o meglio, io sono riuscita ad atterrare con le sole sue informazioni, senza che lui toccasse minimamente i comandi. Non succedeva spesso perché l'atterraggio ha sempre migliaia di variabili che bisogna considerare, quindi basta anche la raffichetta dell'ultimo momento che ti spinge un po' più a lato e allora devi intervenire immediatamente per correggere. Però diciamo che ero arrivata al punto che su 10 atterraggi, 4 o 5 riuscivo a farli da sola con le sole indicazioni. Dopo 2 anni più o meno di scuola, dove mi hanno anche spiegato un po' di teoria, per problemi interni al club, diciamo, sono dovuta andare via e mi sono ritrovata per 4 o 5 mesi senza volare e quindi in totale crisi perché quando ti mettono le ali poi non possono più togliertele, è proprio una cosa che è come se ti togliessero un pezzo di te stesso. Sono stata fortunata attraverso un istruttore che aveva cominciato a farmi teoria del volo, che si appoggiava presso una scuola dell'Urbe, l'Aviomar, e ho chiesto se potevo cominciare a volare lì e devo dire che sono stati veramente e sono tuttora meravigliosi. Praticamente è il classico si chiude la porta e si apre in questo caso un cancello, perché è un'ottima scuola, molto professionale, molto seria, però persone molto umane, molto alla mano. Ho cominciato a volare con un istruttore, ovviamente per la prima volta su un aereo affiancato, su un Cessna 152, e l'istruttore solo durante il primo volo, massimo i primi due, ha tenuto le mani sui comandi, dopodiché mi ha lasciato completamente l'aereo. E l'ultima volta è stato, mi pare, 3 o 4 mesi fa, quando abbiamo volato insieme, è riuscito a farmi atterrare anche lui senza prendere i comandi, con le sole indicazioni. Trattandosi di un aereo affiancato abbiamo dovuto cambiare il metodo perché non potendo mettere l'istruttore le mani sulle spalle ci siamo dovuti inventare qualcos'altro. Allora, lui usa ovviamente molto le parole, quindi mi legge continuamente gli indicatori o comunque nel momento in cui variano. Se io sto andando bene, dritta in volo livellato, oppure se nella virata ho un bank giusto, non mi dice niente, nel momento in cui cambia lui me lo dice. E al posto delle mani sulle spalle, lui è seduto alla mia destra, mi posa la mano sul ginocchio e mi fa delle leggere pressioni oppure tira leggermente il mio ginocchio verso destra, sinistra oppure in avanti o indietro a seconda dell'assetto dell'aereo e quindi io poi devo intervenire di conseguenza. In atterraggio, siccome l'atterraggio è molto difficile e quindi richiede tanto lavoro, tanto affiatamento e ancora non ci siamo arrivati, e il discorso cambia, cioè lui usa il mio ginocchio come una cloche, quindi torniamo un po' al vecchio discorso dell'istruttore che pilota attraverso di me, si fa per dire, perché poi comunque devi avere una sintonia tale che nel momento in cui lui mi diciamo imprime un comando io devo farlo, quindi non è poi una cosa così semplice e così scontata. Però questa cosa la facciamo soltanto in atterraggio, diciamo più o meno in finale, quando siamo proprio vicini, proprio per evitare problemi. Ma io sono sicura che un giorno potremo arrivare a fare l'atterraggio anche con le indicazioni come in volo, quindi sull'assetto dell'aereo. E in ogni caso penso che sia un bellissimo traguardo sia per me che per l'istruttore, perché comunque un istruttore non si sarebbe mai
potuto immaginare di arrivare a una cosa del genere. Io dico sempre, l'obiettivo degli istruttori sicuramente è quello di far prendere la licenza all'allievo, promosso e tutto. Nel mio caso non sarà così perché il brevetto non lo prenderò mai, quindi volerò sempre a vita con un istruttore, però penso che tutti i risultati che riusciamo ad ottenere insieme credo che valgano almeno quanto la licenza di un altro allievo, voglio, voglio sperare. E in questa scuola volo poi con diversi istruttori, ce n'è uno con cui ogni tanto prendiamo un aereo certificato e andiamo a fare i cosiddetti assetti inusuali, devo imparare anche quelli e voglio imparare anche quelli. E adesso man mano anche gli altri istruttori cominciano a incuriosirsi e a voler volare con me, a voler capire come funziona. E per il momento il metodo funziona, quindi io penso, sono convinta che possiamo cominciare a pensare a una sorta di metodo più o meno standard che può essere usato su tutti gli aerei affiancati. Poi certo su quelli in tandem se ti consentono di arrivare con le mani sulle spalle, sì, gli altri diventano un problema. Anche l'Aliante, ho volato in Aliante con il maestro Pietro Filippini e lì lui mi dava le indicazioni a voce perché non poteva in qualche modo aiutarmi con il contatto. Ecco, il contatto è una cosa molto immediata, mentre le parole ovviamente hanno bisogno di un'elaborazione da parte di chi le emette, da parte di chi le riceve, in molte situazioni hai bisogno di qualcosa di più immediato, di più veloce. Per questo diciamo, abbiamo bisogno di questo contatto fisico. In Francia l'associazione dei mirovolant ha provato a sviluppare uno strumento che si chiama Soundflyer e praticamente consiste in un computerino che prende i dati da un giroscopio e un GPS e li trasmette in cuffia come sotto forma di suoni. Quindi abbiamo degli auricolari che mettiamo sotto le cuffie aeronautiche e ogni grado di picchiata o di cabrata questo strumento ci dà un mezzo tono in più o in meno e si sposta dal canale destro al canale sinistro per il bank e con una combinazione di suoni ci può dare fino a un bank di 45 o 50 gradi diciamo di bank appunto. Poi ha un tastierino che si mette sul cosciale con una sintesi vocale e dei tastini a cui noi possiamo richiedere la rotta, il variometro, l'altimetro, la velocità, anche se purtroppo ci dà la velocità al suolo, la ground speed, perché la prende dal GPS. Questo è uno strumento che non si collega all'aereo, quindi non mi può dare la velocità indicata. Perché è stato fatto così? Perché così ognuno ha il suo e su qualunque aereo salga si porta il suo ausilio personale e può pilotare con quello. Quindi quello ti dà l'assetto e ti dà un sacco di informazioni. Addirittura si possono impostare le coordinate di 5 campi, 5 basi. Quindi se io mi perdo posso attraverso il GPS ritrovare il mio campo, la mia base o quella più vicina a seconda di quello di quello che ho imposto. E questo strumento è in fase di realizzazione, purtroppo per il momento è fermo perché siamo in cerca di finanziamenti, però è un ottimo aiuto. Innanzitutto eliminerebbe il contatto fisico, sta famosa mano sul ginocchio. Certo, poi l'istruttore si annoierebbe perché fa tutto lo strumento, lui deve solo tenere gli occhi aperti e intervenire in caso di necessità, il che significa proprio annoiarsi completamente. Però devo dire, al risultato di tutta la questione, non mi sarei mai e poi mai aspettata di pilotare un aereo, cioè non era nei miei sogni, mi ci sono trovata in maniera molto graduale, però penso che sia la cosa più bella, l'opportunità più bella che la vita mi abbia potuto dare. E davvero non me lo sarei aspettato. Tanto che io dico che alla fine sono veramente diventata quell'aereo, perché tu soprattutto quando piloti sempre lo stesso aereo, ma comunque quando sei in volo hai un contatto con la macchina, l'aereo per te è un vestito, è una parte di te, lo senti. Infatti io dico sempre, il volo non è guardare il mondo dall'alto, cioè per quello puoi guardare le foto, puoi comprare le cartoline, no, il volo è tanto altro.
Il volo è sentire l'aria, sentire i movimenti dell'aereo, dell'aria, intervenire anche per correggerlo, il rumore del motore, l'idea stessa di stare per aria, di galleggiare per aria. E poi quando fai delle manovre più accentuate, sentire proprio questa forza di gravità, questi G, questa cloche che diventa pesante, ti senti veramente parte della macchina, ti senti l'aereo, appunto, cioè da piccola volevo essere l'aereo e da grande ci sono diventata, è questo. E questa cosa poi, vabbè, come effetto collaterale ha avuto anche tante soddisfazioni a contorno, come per esempio il premio, il trofeo Fornabaio che mi è stato dato da eh, un'associazione e una persona che tra l'altro si è sempre occupata e si occupa di sicurezza volo e quindi secondo la mia idea dovevo essere la prima a dire no, dove vai, che fai, ma che sei pazza, ste cose non le puoi fare, e invece sono stata premiata con questo trofeo. E poi anche l'aeronautica militare mi ha dato delle opportunità fantastiche, a cominciare dal volo sul CI 208 durante una manifestazione con i disabili, pilota per un giorno, organizzata presso il 60° stormo di Guidonia, dove per un giorno appunto hanno dato la possibilità alle persone con disabilità di volare insieme al We Fly Team, che è la pattuglia acrobatica composta da 2 atleti disabili in carrozzina e un atleta normodotato. Poi un altro regalo meraviglioso è stata la visita al 61° stormo di Galatina, cioè da dove è cominciato tutto. E per me quella base, quell'aeroporto era un sogno, era un ideale, un idolo. E quindi quando ho avuto la possibilità di andare a visitare la base, ho detto ecco qua, siete stati voi. Però sono stati grandiosi, mi hanno fatto provare il simulatore del T346 che è statico, non è full motion, però me la sono cavata abbastanza, insomma un istruttore, tra l'altro ex Frecce Tricolori, mi ha detto che sono meglio di tanti altri allievi, per fortuna non di tutti. E oddio, questa è una cosa che mi fa piacere, però il fatto che un istruttore mi dica che sono brava, che sono meglio di tanti allievi, che sono molto brava, lo prendo sempre con le pinze, perché è normale per una persona dire questa è cieca, pilota l'aeroplano, mazza quanto è brava. Io invece chiedo sempre quali sono le cose che non vanno, perché voglio vedere se riesco a migliorarle oppure se costituiscono magari un limite legato alla disabilità. Un giorno un medico, durante una visita così di medicina legale, diciamo, parlavamo di questa cosa, dice, vabbè, ma in fondo pilotare un aereo di per sé non è difficile. Ho detto, ecco, meno male che qualcuno comincia a dirlo. E il problema è tutto quello che devi fare a contorno, però una volta che tu lo sai, una volta che tu lo impari, quando tu impari sul cruscotto la posizione di tutti gli strumenti e di quello che ti serve, io ormai quando faccio la checklist al Cessna 152 vado rapidissima, ho una checklist in braille, vado con la mia checklist e me la faccio tranquillamente. E quando hai 2 occhi che guardano per te e quindi ti dicono quello che tu non puoi vedere, il resto tu puoi fare tutto. Quando il mio istruttore mi dice su un punto di riporto siamo a prima porta, io chiamo la radio e dico Urbe Torre, India Bravo Oscar Yankee Alpha, prima porta a 1500 piedi. Quindi cioè, non è una cosa che un cieco non può fare, lo può fare chiunque, lo può fare anche un cieco purché sia messo in condizioni di. E questo è quello che dico io, alla fine siamo tutti una squadra, noi senza gli altri non siamo nulla. E se i limiti si riescono a superare è perché ci sono persone che ognuna per il suo riesce, dà il suo contributo perché questo limite venga superato. E alla fine la soddisfazione è un po' di tutti. E credo che una soddisfazione sia stata, oltre che per me, una cosa grandissima, anche per l'aeronautica militare, quando mi hanno fatto un altro regalo spettacolare che è stato a Pisa presso la 46esima brigata a provare il simulatore del C-130 e a fare anche un volo col C-27J lì come passeggera però.
Simulatore era un simulatore full motion e anche lì è stato grandioso perché mi sono resa conto come in un simulatore che tu pensi, vabbè, tanto è finto, però tu ti siedi e su quel seggiolino cominci a prendere in mano i comandi e a un certo punto tu non ti rendi conto di essere su un simulatore. Ma non solo perché è reale, perché probabilmente psicologicamente tu ti immedesimi e ti sembra veramente di stare su un aereo vero. E quindi ti vengono le ansie, i pensieri, le azioni e tutto quello che ti viene quando tu sei su un aereo vero. Poi vabbè, esci da una scatola e dici forse era meglio l'aereo vero. Effettivamente l'aereo vero è tutta un'altra cosa, però le sensazioni sono veramente molto simili. Adesso diciamo, i miei progetti, anche se ho paura a fare progetti a lungo termine, diciamo che nel frattempo sto studiando seriamente la teoria con il mio istruttore che mi dà lezioni appunto di teoria perché mi piace, perché voglio capire quello che succede e diciamo che ci stiamo organizzando in questo modo. Esiste una sorta di ripiano, un ripiano in gomma su cui si poggiano dei fogli di nylon. Premendo con la punta di una penna senza inchiostro su questi fogli, praticamente vengono fuori delle linee in rilievo. Quindi il mio istruttore, se deve spiegarmi qualcosa, praticamente utilizza lo stesso metodo che utilizza per le persone vedenti, le slide, piuttosto che, non lo so, per esempio la formula della reazione aerodinamica, oppure se vuole mostrarmi i profili alari, mi fa il disegno e su quel disegno poi che io posso seguire col dito, lui mi spiega quello che appunto il disegno vuole rappresentare. E poi abbiamo il classico aeroplanino che usano tutti quanti e quindi se lui deve, per esempio, spiegarmi come il flusso d'aria del vento relativo incontra l'ala, me lo spiega in questo modo, no? Facendomelo toccare, quindi le molecole d'aria che vanno sopra e quelle che vanno sotto, oppure non so, quando si crea la turbolenza qui sotto l'estremità dell'ala. Quindi praticamente mi fa toccare l'aereo, se mi deve spiegare un assetto muovendo l'aereo, io mi rendo conto meglio, diciamo, della situazione, fermo restando che poi quello che si fa in teoria poi si ripete anche in pratica in volo. Inoltre con i libri che ho io in formato digitale, che tra parentesi avevo provato a scansionarmi da sola, ma è un lavoro complicatissimo, perché a parte che è stancante scansionare dei mattoni enormi e poi li devi anche in qualche modo impaginare, perché quando tu li scansioni è una fotocopiatrice, quindi tu li leggi come li scansioni e io non posso saltare la foto e andare a seguire il discorso successivo, quindi c'è bisogno sempre di qualcuno che mi sistemi, mi formatti in qualche modo il testo e quindi anche lì ho trovato la soluzione con questa casa editrice che me le ha preparati praticamente su misura. Poi, diciamo, un'idea che si potrebbe concretizzare con l'appoggio della scuola e sono sicura che prima o poi si potrà fare perché, ripeto, l'Aviomar è una scuola molto seria e quella di appunto creare, standardizzare questo metodo e mettere a disposizione di altri eventuali allievi ciechi che volessero pilotare, oltre agli istruttori specializzati, tra virgolette, in questo metodo, anche il materiale. Per esempio, insieme a un'istruttrice dell'Aeroclub 2 anni fa siamo riusciti a farci fare delle mappe in rilievo. Abbiamo fatto la mappa dell'urbe e dell'area di Roma. Purtroppo abbiamo dovuto eliminare molte informazioni perché il rilievo richiede molto spazio e quindi tutte le informazioni di una mappa aeronautica sarebbe stata una cosa impossibile. Quindi abbiamo dovuto un po' dipingerci il naso e tirare fuori quelle veramente importanti, le più di tutte proprio, che sono comunque abbastanza, però almeno ti danno un'idea di quello che c'è, su che cosa voli. Cioè parti da questa pista, se parti per la 16 poi devi
virare a destra per andare in sottovento, poi di una destra poi c'è il riporto a prima porta. Cioè sono tutte cose che un conto è saperle in teoria e un conto è toccarle con mano. Cioè quello che uno vede bello dall'alto, io lo tocco con mano su di una mappa. Riesco a seguire con il dito, toccando le diverse forme, i diversi simboli che noi abbiamo dato. Quindi abbiamo un simbolo particolare che sta ad indicare la pista in erba piuttosto che quella in asfalto, le zone proibite, il VOR, cioè ogni simbolo ha un suo simbolo tattile, però occupando questi molto spazio alla fine abbiamo dovuto ridurre il numero delle informazioni. Quindi riuscendo a realizzare delle mappe, dei manuali trascritti in braille piuttosto che in digitale, piuttosto che incisi audio, uno può tranquillamente studiare. Abbiamo assodato che la pratica si può fare e non l'ho scoperto io, l'hanno scoperto i francesi, tanto per cambiare, 20 anni fa, e perché non fare in modo che anche altre scuole in Italia possano essere disponibili a fare una cosa del genere qualora ci fossero altri ciechi interessati. In Francia sono 5 o 6 gli aeroclub sparsi su tutto il territorio che hanno tra di loro degli allievi ciechi, e l'associazione Mirovolan organizza ogni anno degli stage proprio presso questi aeroclub per soli ciechi, per un massimo di 7-8 piloti, ai quali ogni tanto io partecipo. Addirittura fanno anche uno stage di una settimana per l'Aliante, e io lì ancora non sono riuscita a partecipare, ma sicuramente prima o poi ci andrò, insomma, perché è interessante anche il metodo che loro usano per quanto riguarda l'Aliante. Quindi perché non fare in Italia anche questo genere di discorso, che potrebbe essere molto interessante? E poi alla fine, quando sarà il momento, quando sarò preparata all'altezza della situazione, mi piacerebbe fare un volo lungo proprio come un pilota vero, gestito nel gestibile tutto da me, quindi prepararmi insieme al mio istruttore il piano di volo e gestire le comunicazioni, i punti di riporto, tutto quello che io posso fare, con il supporto degli occhi e dell'intervento sapiente dell'istruttore. Vorrei provare a fare un volo lungo anche a tappe, e ci avevo già pensato tanti anni fa, poi tanto per cambiare un francese l'ha fatto, da Strasburgo a Tunisi. A me non interessa di volare sul mare, io preferisco la terraferma, però è una cosa che mi piacerebbe fare, e chissà che prima o poi la mia scuola non possa appoggiarmi anche in questo. E che dire altro? Spero che più persone normodotate e non si avvicinino al volo. Per quello che mi riguarda spero di continuare a volare veramente a vita, ma spero soprattutto che questa mia esperienza possa servire non tanto ai disabili a dire quello che possono fare, perché lo sanno benissimo, quanto alle altre persone, soprattutto del mondo aeronautico, per dire si può. Cioè, i limiti ci sono quando gli altri ce li pongono o quando noi ce li vogliamo porre. Se io il limite non me lo voglio porre, o quantomeno voglio provare, sperimentare a superarlo, se c'è qualcuno che insieme a me ci crede, il limite io posso superarlo nonostante la disabilità, e questo penso che valga poi per chiunque, non soltanto per me o per i disabili, insomma. E mi sento ovviamente di ringraziare tutte le persone che mi hanno e mi supportano, che mi appoggiano, che ci credono, che si danno da fare per me e che mi hanno permesso di fare tantissime esperienze, come appunto l'aeronautica militare, ho trovato sempre delle persone squisite e disponibilissime. C'ho il desiderio, come da piccola volevo essere l'aereo, adesso vorrei volare sul 339. Chissà se questo desiderio si avvererà, non lo so. E poi ovviamente la mia scuola di volo, l'Aviomar, con il comandante Marano, i dirigenti, tutti i miei istruttori, Nico, Giorgio, Claudio, il mio primo istruttore che mi ha insegnato a volare, quello che mi ha messo le ali, Sergio, al quale veramente devo
devo tutto, veramente, cioè devo la felicità perché per me il volo è gioia, è voglia di vivere, è terapia, mi ha tirato fuori da tante situazioni veramente brutte, critiche, compresa questa ultima che stiamo ancora vivendo. Come allieva quando si è potuto volare, io ero in volo. Quindi veramente grazie, grazie a tutti.